Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Indovinello, cos'è questo? Un faretto da esterno con pannello solare o una telecamera? Vi do la risposta, entrambe le cose. È una telecamera camuffata, più che camuffata, integrata all'interno di un faretto. Il classico faretto in esterno l'avete visto mille milioni di volte nei video che vi ho fatto fuori da casa mia. Ho almeno una ventina di questi fari, quindi con i LED nella parte frontale, il pannello solare nella parte superiore, sensore di movimento e sensore di luminosità, ma in quelli manca la telecamera, in questa invece c'è. E la mia intenzione, quando ho cercato su Amazon, era proprio quella di nasconderla, non dare troppo nell'occhio, perché nella mia proprietà voglio che una telecamera sia perfettamente nascosta e camuffata. Certo, se si guarda attentamente questo obiettivo si vede, ma si camuffa, sembra esattamente un faretto da esterno, e quindi l'ho posizionato per tantissimi giorni fuori. Infatti si vede sporco di pioggia, addirittura mi sono accorto che ci sono due piccole lumachine qua sopra perché era in mezzo alla vegetazione, quindi camuffato per bene. Ve lo voglio fare vedere perché anche se non è il top, però funziona bene e non costa tantissimo. Si trova con prezzi che oscillano. Io ho cercato di trovare le varie offerte e ce ne trovo qualcuna, ve la lascerò giù nel link nel primo commento e nella descrizione, così guardate pure le recensioni, vi rendete conto se è una cosa che può fare per voi. Ma mi sono reso conto che effettivamente le prestazioni che ha sono buone per tenere sotto controllo le nostre proprietà. Non è da urlo, ha una buona risoluzione, quindi in HD, si può anche utilizzare in bassa definizione per consumare poco traffico col telefonino, quindi la metto sul bancone e vi faccio vedere il prodotto per bene. Iniziamo. Allora, questa è la scatolina con cui viene venduto. Nel frattempo, come vedete, mi sta inquadrando e qua vedete l'anteprima di quello che riprende, quindi ciao. Allora, questa è la scatola, all'interno si trovano sia il manuale di istruzioni, ovviamente, scritto anche in italiano, quindi tutte le varie descrizioni di come si utilizza, eccetera. Qua c'è anche un supportino per poterlo fissare a parete, dei tassellini molto economici, è un cavo di alimentazione che in realtà diciamo non serve, se non casomai per la prima ricarica, nel caso in cui dovesse arrivare scarico, perché si ricarica col pannello solare che troviamo nella parte superiore. Nella parte posteriore troviamo anche questo foro filettato per poterlo collegare anche ad un cavalletto, ma ideale per il supporto che vi ho fatto vedere poco fa. Questo è l'altoparlante, questo invece è il tastino per poterla accendere e spegnere, questo è lo slot per le micro SD e qua troviamo il collegamento allo cavo USB, micro USB che vi ho fatto vedere poco fa. C'è anche una generosa guarnizione che evita le fastidiose ed indesiderate infiltrazioni di acqua. E questa parte è studiata in modo da creare una sorta di tettoia e riparare l'obiettivo e quindi evitare che con la pioggia si sporchi, perché in questo modo l'acqua arriva con più difficoltà puntando verso il basso, ma avendo quest'altra sporgenza è ancora più protetto. Ma togliamo la scatolina e guardiamo su Amazon. Questa è la pagina del venditore, ci sono 50 recensioni, quasi tutte positive. Il prezzo 69 euro attualmente e si può applicare anche uno sconto del 10%. Io l'ho acquistato il 23 aprile 2023. Ci sono diverse immagini di come si utilizza, eccetera. Allora, guardiamo però appunto come si utilizza. Questa è l'applicazione U-Box. Abbiamo direttamente la schermata principale che ci permette di aggiungere un nuovo dispositivo, quindi basta premere su più, seguire queste indicazioni e verrà inserita quindi la nuova telecamera. Una volta aggiunta avremo l'anteprima, come vedete in questo caso siamo online, però non abbiamo cliccato e abbiamo solo l'anteprima dell'ultima inquadratura. Se io premo si apre l'inquadratura e riusciamo a vedere quello che l'obiettivo sta inquadrando, quindi quasi in tempo reale. Come vedete io muovo la mano e nell'inquadratura si vede la mano che si muove alla stessa velocità con un minimo di ritardo, pochissimo, mezzo secondo. Guardiamo anche i comandi sulla parte bassa, quindi possiamo sia ascoltare che dialogare, quindi se vogliamo sentire quello che accade fuori possiamo premere questo tastino e sentiremo senza essere sentiti. Con questo invece potremo parlare, quindi adesso lo attivo, sentirete ovviamente un ritorno dal microfono. Ed è normale perché la voce entra, riesce e poi rientra. La stessa cosa accade con questo, però mi si sente anche dall'altoparlante della telecamera. Quindi anche in questo caso c'è il ritorno che ovviamente... Allora, stacchiamo altrimenti impazziamo. Con questo possiamo scattare le fotografie, quindi foto scattata e salvata con successo. Possiamo salvarla sia sul cloud, che però è in abbonamento, oppure con una memory card da inserire nella parte posteriore. E la stessa cosa con i video. Quando si preme questo tastino, qua abbiamo l'icona che sta registrando e i secondi, quindi il tempo che trascorre. Si interrompe, video salvato con successo. Questo è un altro comando che ha una funzione particolare che adesso voglio farvi vedere fra poco, però qua abbiamo anche un'altra icona SD. Per ora è così fluido perché stiamo trasmettendo in bassa risoluzione. Come vedete si vede bene, si riesce a distinguere tutto, quindi il mio volto.
si distingue perfettamente, anche se siamo vicini a circa 1 metro, però anche da lontano, se basta questa qualità per poter distinguere le cose, si può lasciare in SD e consumare poco traffico nel caso in cui utilizziamo il telefonino, per esempio col consumo del traffico dati della scheda. Col wifi non ci sarebbe problema. Mettiamo in HD, la qualità sicuramente aumenta perché abbiamo una risoluzione più elevata, però non è il top, cioè si vede bene ma non ha una risoluzione cinematografica, si vede bene comunque, e per il prezzo che ha e per come funziona, comunque adesso siamo in HD e come vedete continua a essere fluida, per me rimane un buon prodotto che mi sento di consigliarvi. Abbiamo anche delle impostazioni, quindi possiamo cambiare il nome, possiamo gestire tantissime cose sul ritardo, sulla sensibilità del sensore di movimento, eccetera. Ma queste sono funzioni praticamente standard che hanno un po' tutte. Da questa parte abbiamo l'indicatore della batteria, quindi carica al 100%, e considerate che, come vedete dalle condizioni, oggi sta piovendo e piove già da un paio di giorni, quindi sicuramente non abbiamo avuto un sole molto forte, ma la batteria rimane comunque carica per bene, quindi ha un'ottima autonomia, cioè io non ho mai trovato la batteria scarica, al limite è scesa al 70-80%, ma nelle giornate in cui avevo il sensore di movimento attivo passavo più volte davanti. Io questa la utilizzo per vedere, più che altro è difficile che lo utilizzo per archiviare dati, per tenere sotto controllo i miei mezzi all'esterno, quindi camuffata, come vi dicevo, in mezzo agli altri faretti, e mi permette quindi di guardare. Però un'altra funzione molto bella che mi piace, perché è sia automatica che eventualmente impostabile da noi, è la funzione di faretto, perché qua abbiamo tutti questi LED. Se io premo questa funzione, quasi accende la lampadina, però il faretto non si illumina, perché ha un sensore di luminosità che, nonostante il nostro comando, fa in modo che si accenda solo quando la luminosità è bassa, quindi nelle ore notturne, eccetera. Allora vi faccio vedere, lo lascio con queste impostazioni, spengo le luci e vedrete che automaticamente si accenderà il faretto. Nel caso in cui non vogliamo accendere il faretto, comunque abbiamo anche la visione notturna, quindi mi sposto, spengo tutte le luci e guardate come si attiva questa funzione. Spengo le ultime, dovrebbe accendersi praticamente quasi subito. Ok, come avete visto, però ovviamente non riuscite a vedere da qua. Allora copriamo con la mano. Allora adesso abbiamo la visione con l'illuminazione. Se io spengo, dato che adesso abbiamo la luce bassa, quindi simuliamo le ore notturne, se io spengo in questo modo si spegne, però riesco a vedere ugualmente grazie ai LED infrarossi che, come sempre vi ricordo, con la telecamera, con l'inquadratura, si vedono molto più forti. In realtà vedo semplicemente dei piccoli LED di colore rosso molto meno luminosi di come le state vedendo adesso, però riusciamo a vedere che si vede effettivamente bene, quindi si vede sia con la visione notturna che con la visione diurna. Io ora sto muovendo la mano e si vede perfettamente in tempo reale. Ciao ragazzi, si vede bene, come vedete sto facendo tutti i gesti in tempo reale, anzi in questo modo riuscite a vedere. Poco fa non rientrava nell'inquadratura, vedete che se io mi muovo si vede praticamente in tempo reale con un ritardo di mezzo secondo circa. Quindi riaccendiamo, essendo ore buie si accende di nuovo l'illuminazione e possiamo utilizzarla come preferiamo. Ora riaccendiamo la luce e se anche io premo questo, ovviamente non si accende perché abbiamo la lampadina che punta direttamente sul sensore di luminosità e quindi consumeremmo meno batteria, altrimenti durerebbe molto di meno perché il faretto sarebbe sempre acceso. Per attivare e disattivare eventualmente le notifiche bisogna andare nella schermata principale e qua abbiamo questa campanella. In questo modo, se io adesso mi muovo, vedrete che inizieranno a comparire tante notifiche che mi avvisano del fatto che ci sia un movimento davanti alla telecamera. Questo invece è il comando che ci serve per poter interagire, quindi avere eventualmente assistenza. Disattiviamole però perché altrimenti arriverebbero tantissime notifiche. Comunque poi nel centro notifiche vi compare l'orario e l'anteprima della notifica con quello che l'obiettivo stava inquadrando. Qua in basso invece abbiamo altre icone, questa serve per andare sui dispositivi, con questa potremo vedere eventualmente tutto ciò che è salvato sul cloud nel caso in cui l'abbiamo attivato. Con questo andiamo nell'album delle foto che però non apro, altrimenti vedreste anche altre foto, e quindi una telecamera come avete visto che funziona bene, anche se la qualità del video e la qualità delle immagini non è di altissimo livello, però si riescono a distinguere tutti i dettagli, ma non si possono utilizzare sicuramente per creare un album di fotografie artistiche. D'altra parte non serve per quello, serve per tenere sotto controllo i nostri spazi. Mi raccomando, non violate mai la privacy di nessuno, e anche se io vi ho detto che è una telecamera che si può camuffare, sì, si camuffa per la forma perché è esattamente un faretto a pannello solare con un obiettivo integrato, però c'ha questi LED che quindi
possono attirare l'attenzione, eventualmente camuffateli in qualche modo, mettete un po' di nastro adesivo eccetera, però solo nella vostra proprietà, in modo da tenere sotto controllo tutto ciò che è vostro ed evitare che qualche malintenzionato, scorgendo una telecamera che abbia la classica forma di telecamera, possa girarla, smontarla, romperla eccetera. Questa camuffata fra gli altri faretti non si nota tanto e quindi ci dà più possibilità di tenere sott'occhio tutte cose. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad andare a guardare giù il link, perché se trovo qualche sconto, come avete visto c'erano 10 euro da applicare, ma possibilmente ci può essere qualche codice di sconto che riesco a recuperare su Amazon, ve lo lascerò pure giù, in modo da risparmiare qualcosina pure voi. Non mi rimane quindi che invitarvi ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!